Ragazzi, abbiamo un super progetto col quale vogliamo farci un contenuto e divulgarlo. Perché abbiamo da fare una bella moto oggi, abbiamo da fare un bel mezzo, abbiamo da fare un Road King CVO, quindi mettiamola sul ponte. Questa, ragazzi, è una signora, è una bella milfona, è fantastica in tutto. Vi voglio raccontare un attimino, mentre iniziamo a smontare le borse, smontare un po' di cose, la storia di questa, non di questa moto, di questo progetto, di questo signore, Tony. Tony l'ho conosciuto 6-7 anni fa, signore di 80 fischi anni, dove ha una protesi alla gamba sinistra e Tony non ha mai pensato di smettere di andare in moto, quindi nonostante i suoi 80 anni, Tony non può e non deve smettere di andare in moto. Nonostante una protesi alla gamba, nonostante 80 fischi anni, nonostante a 80 anni rimane difficile sostenere 400 kg di moto, la mia promessa che ho fatto a Tony è stata quella di: Tony, fino a quando te la sentirai, troveremo il modo di poter andare in moto. All'incirca 4 anni fa, con la mia precedente attività, la mia precedente officina, abbiamo conosciuto Tony e mi ha subito affascinato la sua voglia di andare in moto, di continuare a divertirsi, anche uno scooter. Essendo che la moto iniziava a farsi sentire pesante, perché giustamente un Road King sono comunque una soglia dei 400 kg e per un trentenne, quarantenne sono gestibilissimi. Per un ottantenne che è sempre andato in moto, ma comunque ai 80 anni iniziano a essere pesanti, per un ottantenne con una protesi a un piede, a una gamba, a un piede, iniziano a essere un po' invasivi. Quindi, essendo che nelle manovre lui iniziava ad avere delle difficoltà, gli proposi di montare la retromarcia. Fa ridere, perché una moto con la retromarcia non ha senso. In verità, per una persona con serie difficoltà che non ha assolutamente voglia di smettere di andare in moto, non è stata uno spreco, ma è stata una soluzione a un ipotetico problema. Montando la retromarcia, la vita motociclistica, tra virgolette, di Tony sul suo Road King è cambiata dal giorno alla notte, perché è comodo, metti la retromarcia, la moto sempre solo al minimo, ti aiuta nelle manovre, ha un'assistenza in più nelle manovre, è molto comoda, gli ha svoltato la vita. Nel mentre, purtroppo Tony in questi anni, da quando è stata montata la retromarcia, ha purtroppo avuto il lutto a casa, è mancata buon'anima di sua moglie, ha avuto dei problemi con l'unica gamba sana, quindi ha avuto altri problemi. Essendone uscito, giustamente, uscito dall'ospedale, uscito bene, quindi non ha più avuto problemi, giustamente mi fa: Emiliano, io molto probabilmente dovrò vendere la moto, perché non posso più permettermi di poter utilizzare la moto, perché sono 400 kg, lui ha anche uno scooterino, un'Honda Integra col cambio automatico, quindi comodissimo, fantastico, bellissimo, con una seduta bella alta, quindi comodissimo. Mi limiterò a utilizzare lo scooter. E ho detto: Tony, guarda, mi dispiace, se posso fare qualcosa ben volentieri. Tony un giorno mi manda un messaggio, una foto, forse la trovo anche. Mi ha mandato questa foto qua, non so se rende l'idea. Questo qua è un telaio Touring, quindi lo stesso identico telaio. Questo qua è uno Street Glide, ma comunque è un Touring con le rotelle. Può sembrare spiritosa la cosa, ma ragazzi, oggi, per continuare a far utilizzare la moto in sicurezza Tony, andiamo a montargli le rotelle. Non sono rotelle permanenti, sono rotelle che ci siamo documentati tantissimo a riguardo. Si attiveranno e si disattiveranno in automatico o comunque gestendo un pulsantino, in modo tale che non da utilizzare sempre, ma nel momento in cui sai che ti devi fermare, dove devi fare una manovra un po' particolare, non sei sicuro di come devi fare, già solo per uscire dal tuo garage personale di casa, quindi rimane difficile la manovra, ripeto, per un ottantenne con dei problemi alle gambe e quant'altro, rimane difficile, più che difficile, difficoltoso. In automatico andiamo a montargli queste rotelle. Vi porto con me su tutto quello che è il montaggio per farvi capire come funziona, come non funzionano. Premetto, è la prima volta anche per me che mi fa un po' sorridere la cosa, montare delle rotelle a un Harley, però lo si fa per una motivazione più che logica, più che sensata.
Tony non vuole smettere di andare in moto. Non gli faccio assolutamente vendere Road King, perché vorrebbe dire condannarlo per forza di cose a invecchiare precocemente e diventare vecchio tutto di colpo. Se me lo permetterà ve lo presenterò, perché è un signore tutto di un petto, è simpaticissimo, è bravissimo, è piacevole parlarci, è molto simpatico Tony. Infatti io non penso che questo tipo di progetto l'avrei fatto per chiunque, però essendo che ho preso a cuore la situazione di Tony, la vera domanda non è perché devo farlo, è perché non devo farlo. Noi siamo, ragazzi, siamo all'inizio della stagione. La stagione è ancora non siamo ancora carichi di lavoro, quindi abbiamo la possibilità di poterci permettere di investire qualche ora, qualche giorno, qualche settimana, non so quanto ci vorrà, perché ripeto, è la primissima volta che faccio un lavoro del genere. Sono molto entusiasta di poter intraprendere una cosa del genere, perché l'idea di aiutare Tony a continuare a restare giovane mi piace tanto. L'idea che abbia voglia di utilizzare la moto mi gratifica molto, tant'è che ho deciso appunto di cimentarmi in questa esperienza e vedere cosa succederà. Non credo sia chissà che complicato, perché ringraziando il cielo non andiamo a manomettere la moto. Il prodotto, ragazzi, è qualitativamente parlando è molto valido. Abbiamo deciso di comprare una centralina col GPS, che questo è un optional. Questa centralina qua serve solo ed esclusivamente a disattivare le rotelle, quindi farle ritrarre nel momento in cui si superano se non ricordo male, mi sembra di aver letto i 15 km/h. Mi sembra di aver letto in cinese, no, non è vero, mi ha mandato anche il PDF con le istruzioni, addirittura in italiano, illustrate molto bene e fatte bene. Quindi ragazzi, direi mettiamoci i guantini, perché 2 carene, 2 borse le abbiamo tolte. Vediamo se dobbiamo togliere il serbatoio o ci passiamo coi cavi, quindi andiamo ragazzi.
Allora ragazzi, le ho montate e pensavo più difficile da montare, più complicato, alla fine meccanica basilare. È abbastanza veloce perché in totale tra cablare e non cablare ho modificato un po' anche il cablaggio. Io ho fatto saltare il rubacorrente perché quando si parla di rubacorrente mi viene un po' l'orticaria, quindi ho trovato il filo, saldato, messo a posto, inguainato come si deve, quindi non si vede, un lavoro definitivo per i prossimi 200 anni. Impressioni a caldo, ottima qualità. Anche i bulloni, si vede che non sono bulloni, nonostante loro arrivino dalla Cina, ma non sono bulloni cinesi, per intenderci. Non mi sembrano articoli cinesi, quindi direi proviamo, incrociamo le dita. Oh! Ho un po' paura, sono sincero. Però ragazzi funzionano. Non pensavo, non è vero. Non è vero, perché pensavo funzionassero, perché qualitativamente parlando, prendendo in mano il prodotto, si sente proprio che è buona, è ottima al tatto. Non sono componenti pressofusi, sono tutti ricavati dal pieno, fresati, lavorati e torniti, quindi questa è una cosa molto 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 positiva, perché vai a lavorare con un materiale che è temprato. Quindi non vai a lavorare con un presso fuso che può crearsi cricche, crepe o via dicendo. A livello di cablaggio mi è piaciuta perché è stata cablata bene. Mi dispiace solo, se posso essere sincero, la centralina non è isolata, non è un IP67 o superiore, non è resistente agli schizzi, infatti l'ho dovuta nascondere sopra la centralina motore in modo tale che sotto la sella potesse andare a proteggersi il più possibile. Premetto che passati 15 km/h, in teoria adesso usciamo in prova, dovrebbero tirarsi su in automatico. Allora ragazzi, sono appena tornato da un bel giro. Ho fatto penso una ventina di chilometri in città, dove ho usato e abusato delle rotelle. Allora, l'impressione che ti danno le prime volte che si abbassano, ti caghi addosso. Fa un attimino spaventare, dici oh, cosa succede? L'idea che è una moto pesante con delle rotelle così piccoline, quando scendono, quando sono giù non ti danno l'impressione di essere sicure. Forse abituato al peso della moto, al baricentro della moto che devi tenere, all'attenzione che devi fare quando tu vai a utilizzare questa moto, qualsiasi moto di una gamma pesante barra pesantuccia come può essere un Rock King, ti danno una sensazione di instabilità che in verità è solo ed esclusivamente una sensazione. Ho provato a tenerle fino ai 30 km/h, la moto si è comportata, ovviamente dopo aver preso un minimo di confidenza, si è comportata molto bene, non hanno dato sintomo di instabilità reale, al di là della sensazione dei primi chilometri. Personalmente ho notato due, chiamiamoli difetti, ma non sono difetti, perché effettivamente andando in moto è difficile che si possano venire a creare. La prima che mi ha spaventato è stata che, mio vizio particolare di quando vado in moto, io ho sempre gambe per terra. Io vado sempre avanti con le gambe fin quando non sono all'incirca 10 km/h. Ve lo sto dicendo in maniera spannometrica perché non ho mai guardato il contachilometri. Io ho sempre le gambe che sono praticamente stanno rasentando il terreno. Quindi cosa succede? Che andando avanti, rasentando tra virgolette l'asfalto, quindi sfiorando con le scarpe l'asfalto, mi è capitato con rotella chiusa, quindi rotella tirata su, che il piede mi finisse qua dentro e mi ha dato la sensazione di agganciarmi il piede. Mi sono fermato, ho misurato fisicamente se il mio piede poteva rimanere lì. Non può rimanere lì, però prometto, io ho un 41 di scarpe, se la guida un 45 di scarpe che ha una spanna così in più di piede, rischia sicuramente di potersi far male. Però premetto, è una condizione di guida molto particolare perché non capita di andare in moto in questa maniera, ragazzi. Cioè, io non è che vado in moto e ti metti a sgambettare come un matto. L'altra invece situazione spiacevole che ho notato
nel manuale che mi sono letto, lungo, chilometrico, c'era scritto che le rotelle non vanno utilizzate in velocità sostenute o comunque non vanno azionate o disattivate in fase di curva, quindi vanno solo ed esclusivamente tolte e messe su dritto, parlando in movimento. Come è capitato a me, sei in piena rotonda, dici vabbè ora posso partire, posso andare, nel momento in cui le vai a togliere in curva, avendo le rotelle appoggiate per terra, avendo un baricentro totalmente diverso da quello che realmente potrebbe essere l'asse delle due ruote, mi ha sbilanciato, quindi ho avuto un attimo di ovviamente non da buttarmi per terra. La sensazione, non aspettandoti questo tipo di movimento, mi ha fatto un po' spaventare. Diversamente, l'idea di potermi spostare con la moto perfettamente stabilizzata, vi faccio un esempio. Io non avrei mai pensato di fare retro così su una moto, su un rotting. L'idea di poterla spostare con una mano senza aver paura che cade è impagabile, era impensabile questa cosa e quindi come effetto è assolutamente impagabile. L'idea di poter in garage, in mezzo alle macchine, poterla spostare, no ragazzi, è devastante la cosa, è devastante. Per me è super approvato, spero che possa servire, spero che questo video possa arrivare soprattutto a te che hai dei problemi ad andare in moto, non dei problemi fisici, per l'amor di Dio, dei problemi ad andare in moto, ad utilizzare la moto, ma che la tua passione è più grande rispetto al tuo qualsiasi possa essere problema. Quindi questo video l'ho volto a te, c'è una possibilità, c'è una soluzione, hai la possibilità di poter ancora giocare con la tua signora e quindi nel momento in cui ci fosse la possibilità, la richiesta, essendo che sono un'officina, essendo che sono un meccanico, essendo che ho la possibilità di comprare e vendere questo tipo di attrezzatura, sarei ben contento di poter aiutare altre persone. Detto ciò, ora gli diamo una bella lavata, una bella preparata per la stagione, quindi controllo dei liquidi, dei freni. Tagliando l'abbiamo fatto pochissimi mesi fa, diamo una bella controllata, una bella sistemata. La moto è assolutamente in ordine, assolutamente perfetta, assolutamente bellissima e ci vediamo al prossimo lavoro e continuate a seguirci.